Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questo maggio 2024, andiamo a vedere le linee guida generali sia nel lavoro che nell'amore e in linea generale. Cosa accade per te? Qual è il karma, il potenziale e il potenziale dharma? Allora, Capricorno, vediamo, mettiamo 3 carte guida e poi le analizziamo. Carta generale, energia generale per il Capricorno, energia sul lavoro per il Capricorno, energia sull'amore per il Capricorno. Allora, vediamo un po'. Energia generale. La porta socchiusa, qua è un po' come l'eremita, no? A livello generale ti vedo prudente su diversi aspetti, ti vedo prudente nel gestire delle cose, ti vedo prudente nel guardare varie situazioni amorose, lavorative, familiari, ti vedo molto prudente, saggia, saggio e prudente. Ok, vediamo nel lavoro cosa accade. La porta d'estate mi parla di qualcosa di improvviso che arriva a livello di guadagni, oppure il superamento di un concorso, oppure il grano è maturo, soprattutto per quanto riguarda gli studi. Questa carta è molto ben aspettata, nel senso delle cose che riguardano gli studi, i concorsi, il grano è maturo, si supera un qualcosa. O mi può parlare anche di lavori stagionali retribuiti bene o su cui tu ci vai un po' con calma per capire se lo faccio o non lo faccio, un nuovo progetto che mi parla di qualcosa che arriva in estate. Vediamo un po', poi lo analizziamo. Vediamo l'amore, la porta d'oro. Qua avremo un confronto con una persona di spessore, una persona che può essere veramente alla nostra altezza, una persona che può essere anche per quella persona lì. E questa è la porta di Gerusalemme, una persona di spessore. Ok, analizziamoci tutto. Allora, vediamo un po' di cosa parla la porta socchiusa. Allora, mettiamoci queste. Allora, a livello generale cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi del Capricorno, maggio 2024, a livello generale. L'imperatrice, ti vedo proprio paggio di spade, attendendo qualcosa, forse. Il 9 di denari, wow, nel lavoro ragazze mie c'è qualcosa di splendido che arriva qua, che stavi aspettando per conseguire un successo. Arriva a livello nel lavoro qualcosa di splendido che stavi aspettando. Una nuova fase della tua vita, il mondo, wow, 10 di coppe, guarda. Allora, stavi aspettando di vedere cosa succedeva. A livello generale qua mi parlano di più cose. Nel lavoro c'è una nuova tappa che ti porterà a dei guadagni e ti farà stare proprio bene. Dei guadagni importanti che stavi aspettando per conseguire il tuo successo personale. Stavi aspettando quando arrivavano dei guadagni, delle entrate di denaro oppure un lavoro importante. Poi lo analizziamo qua nel lavoro, ma te l'avevo già detto. Il superamento anche degli esami, di concorsi, notizie in questo senso che stavi aspettando. In ambito relazionale, famiglia, amici, 10 di coppe mi parla di più aspetti, poi analizzeremo l'amore. Io vedo che qua c'è anche un incontro con persone della tua famiglia che ti faranno molto felice, incontro con persone della famiglia, con amicizie, vedo energia ottima, bellissima per te, a più livelli e a più ambiti, va bene? Vedi l'eremita, di nuovo stavi aspettando, stavi pensando a delle persone o stavi aspettando questi risultati e questo è il tuo mese. Ok, vediamo adesso energia positiva per te. Il Papa mi parla a livello lavorativo che prendi un posto importante qua, o comunque sia, per esempio io qua vedo anche a livello. Il Papa positivo mi parla che le cose vanno come tu volevi, va bene? Come tu volevi. Vedi la temperanza, le cose tornano in equilibrio, vanno in equilibrio come tu volevi. L'imperatrice qua sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Fammi mettere un'altra sul Papa al positivo, per dare un altro dettaglio. La torre, arriva un cambio pazzesco. Arriva un cambio pazzesco qua, che porta quello che stavi chiedendo in più ambiti, lavorativo, affetto familiare, anche amoroso, te l'ho detto qui,
però poi lo andiamo ad analizzare lì. Vediamo il negativo, carta in negativa, la regina di coppe, forse avevi perso un po' la pazienza. A livello sentimentale è come se stessi perdendo un po' la pazienza, un po' di contrasti interni, 5 di bastoni. Ok. Qua ci può essere una cosa grossa a livello amoroso, però me la voglio realizzare qui prima, eh? Quindi un po' a livello emozionale stavi perdendo un po' la pazienza o avevi perso un po' la pazienza. Per molti vedo una riconciliazione con una persona che era a distanza, o comunque vedo felicità con una persona che era a distanza. Tu stavi perdendo un po' la pazienza. Ti parlerà di una conversazione molto seria questa persona. Comunque lo analizziamo dopo. Vediamo, allora, adesso ci analizziamo il lavoro. Allora, di cosa mi parla la porta d'estate? Nel lavoro. Energia attuale nel lavoro per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. Cavaliere di denari, ti vedo al lavoro, ti vedo lavorando, ti vedo paziente, ti vedo far fluire le cose, sei di bastoni, ti vedo lavorare per conseguire i tuoi successi, ti vedo al lavoro. Vediamo cosa succede a maggio 2024. 4 di bastoni. Il sole, ti vedo proprio contenta a casa con la tua stabilità, ti vedo conseguire successi con la tua stabilità, contenta, arriva un cambio. Allora, io qua vedo 7 di coppe, allora io ti vedo molto tranquilla, qua nel livello lavorativo ti vedo tranquilla ma contenta più che tranquilla, perché il 4 di bastoni mi parla di successi conseguiti per la tua stabilità che avrai a maggio, proprio per il lavoro svolto, anche delle entrate di denaro che stavi aspettando che ti daranno maggiore stabilità. Ti vedo proprio contenta e questa felicità porta a un cambio. Un cambio, vediamo un po' di che natura è questo cambio della morte. L'eremita, un cambio che stavi aspettando, ragazze mie, stavi aspettando per avere una tua maggiore stabilità. Di che natura sono? Perché arrivano notizie con il sole. Di che natura sono queste notizie del sole che ti fanno contenta, contento? 8 di bastoni, vedi comunicazioni che ti fanno contenta, che stavi aspettando, notizie che ti danno maggiore stabilità. Assolutamente maggiore stabilità riguarda l'economia, 5 di denari, infatti che stavi aspettando, magari hai lavorato molto, ti sei sforzata ma non hai ricevuto, diciamo, non hai avuto un buon momento, adesso ce l'avrai, d'accordo? Ok. Notizie che stavi aspettando, ti dico qua concorsi pubblici e anche delle questioni riguardanti questi ambiti, Vediamo di cosa mi parla, no, vediamo l'oracolo cosa ci dice sul Capricorno, lavoro. Il primo respiro, mentalità da principiante, sì, una nuova tappa si apre. Gli occhi dell'aquila volare sopra la mischia, una nuova tappa che ti porterà ad avere più successo, magari anche delle entrate, notizie che ti portano delle entrate a vedere più in là, ad fare dei programmi ancora più in là, va bene? Ok, ragazze e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Vediamo. Vediamo questa porta d'oro. Allora, cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi nell'amore in linea generale? Poi lo vediamo con i nostri interattivi quotidiani, nello specifico. Vediamo a livello generale questa porta d'oro. Questa porta d'oro. Allora, energia attuale nell'amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. Energia attuale nell'amore. 9 di denari, qua che più sull'amore ti vedo concentrata nel realizzare te stessa, il tuo benessere personale e lavorativo. Oppure vedo una persona, se stai connettendo con una persona, è una persona più concentrata nel suo lavoro più che sull'amore, nel conseguire dei successi lavorativi personali. Nel matto vedo qua che sei molto concentrata nelle tue cose, stabilità personale, vivi la vita momento per momento, il matto, ma a livello amoroso, vuoi vedere quello che accade, la regina di coppe, sì, qua mi parla del fatto che ti lasci fluire all'amore sia quel che sia quello che accade, ma ti vedo concentrata sulla tua stabilità economica. Se state connettendo con una persona molto più concentrata sulla propria stabilità economica e lavorativa, e quindi la vedete più disconnessa, state aspettando un suo passo. Vediamo un po' cosa succede. Io credo che questa sia la tua energia. Cosa succede a maggio
a maggio 2024 per il Capricorno. Paggio di coppe, comunicazioni, 6 di spade, avanzamento, wow, 10 denari. Qua c'è una persona che vuole un incontro con te, una persona che è a distanza, può essere a distanza, prima c'è un messaggio, si sposta verso di te, e il 10 denari mi parla di incontro, di stabilità, dal 9 passiamo al 10. È una persona magari anche che non si voleva impegnare prima, magari non era disponibile, non si voleva impegnare prima, dal 9 passiamo al 10. Che vuol dire? Una persona che non poteva impegnarsi per varie vicissitudini lavorative, eccetera, non voleva. Qua passiamo a una persona che inizia a voler avere un impegno maggiore. Oppure qua, se siete singolo, vedo concentrate sulla vostra stabilità, qua entra una persona e si va verso una maggiore stabilità, un condividere insieme, una fiducia reciproca, d'accordo? Ok, bellissima energia. Guarda, 3 di coppe, ti vedo contenta, contento. Vediamo un po' energia positiva per il Capricorno in amore. La forza mi parla proprio di una persona che vuole lottare per te, lottare per la connessione. Ti ho detto che qua entrava una persona di valore, te l'avevo già detto. Una persona che magari stava lavorando anche fuori, concentrata su di sé, se questo è il tuo caso, vedo un atteggiamento amorevole, aperto nel avere qualcosa in più con te, quindi c'è anche un recupero per andare da un 9 a un 10 di denari, c'è qualcosa di più importante insieme. Altrimenti qua è proprio una persona che vuole lottare per te. Forte il segno del leone, guarda, c'è l'opportunità, l'asso di bastoni, energia negativa, il 2 di bastoni. Probabilmente c'è una distanza tra te e questa persona, oppure tu non sai bene cosa pensare di questa persona, oppure c'è una distanza, guarda, 6 denari per lavoro. L'unico lato negativo può essere questo. Vediamo qual è la direzione per te. Il diavolo, la direzione, qua ci sei tu che hai un po' di remore a lasciarti andare, va bene? Sei tu qua, il Capricorno, il diavolo. Quindi come direzione sei tu. Qua c'è una cosa passionale anche che arriva. La domanda è: che fai? Ti lasci andare? Ti lasci andare? Io qua vedo che la risposta è sì. Come direzione ci sei tu. Un po' di remore, non sapere cosa pensare rispetto a questa persona. Vediamo un po' cosa succede alla fine. Capricorno, amore. Paggio di bastoni. Asso di denari. Wow, cavaliere di coppe, te l'avevo detto quando abbiamo estratto questa carta, qua ne vale la pena. Allora, io qua vedo interesse, voglia nei tuoi confronti da parte di questa persona, vedo una grande opportunità, l'asso di tutti gli assi e l'asso dei denari, è una persona che si muove verso di te per darti concretezza. Se tu avevi un po' di remore rispetto a una distanza, non ci saranno più. Assolutamente sì, te lo dicevo già, magari può stare a distanza per lavoro, io vedo comunicazioni d'amore, vedo anche interesse, no? Passionale, sessuale, la volontà di combattere per te. È una stesa bellissima, ragazze e ragazzi, bellissima. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Forte il segno anche del segni d'acqua e di fuoco. Ma al di là del segno è proprio questa l'energia, Vediamo un po'. Cosa ti dirà questa persona? Sei la mia primavera e siamo proprio nella primavera inoltrata. Questa è una carta del nuovo inizio, voglio un inizio con te. Vediamo un po' ancora. Amore, non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Allora, se siete single, ragazze mie, questo è l'amore che ti parla, è il tuo amante, il tuo sé superiore che non ti ha dimenticata, qua entra l'amore per te. Se invece parliamo di una persona con la quale c'era distanza, non c'era più comunicazione, questa è una persona che si farà ricredere da te. Ok? Andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo nell'amore. Cuore fedele, qua ne vale la pena, ragazze, non so chi sia questa persona, poi mi farete sapere, ne vale proprio la pena. Cuore fedele, una persona che ti è fedele,
proprio cuore fedele, girare in tondo, nuova tappa, tic tac, proprio in questo mese, ragazzi, vi renderete conto che c'è una persona che vi è proprio fedele, tic tac è quello che si manifesta in questo mese. Non aggiungo altro, una stesa potentissima, forse tra le più potenti in amore che è uscita. Vediamo un po'. Fino a quelle che ho fatto adesso, non so come saranno gli altri segni che devo fare, però questa tra quelle più potenti. Cosa ti dice a livello generale l'oracolo di Sefirion, proprio a livello generale in questo mese di 2024? Speranza nel mare tempestoso, torna la quiete dopo la tempesta. Se abbiamo avuto un momento di, come ci diceva anche la porta della socchiusa, un po' così di prudenza, perché magari non ce la siamo passata bene, chi più chi meno, speranza nel mare tempestoso. Forza indomita, volontà femminile, io ti vedo riprenderti proprio una grande forza fisica qui, in questo mese. Il Zen, la via del Tao, equilibrio e flessibilità. Vedo che le cose tornano in equilibrio, laddove avevi un po' di prudenza perché non sapevi, no? Le circostanze, tutto torna in equilibrio, va bene? Ragazze mie, ragazzi, stesa bellissima, complimenti. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!